Ciao Elena, benvenuti alla sessione di Clara. Ciao. Pronto? Da 5 a 1, 5, 4, 3, 2, 1. La vedo. È una cosa molto strana perché mi fa vedere che lei era la Monna Lisa. Ti dà l'autorizzazione? Sì. Ok, causa esoterica del fatto che ti fa vedere che era la Monna Lisa. Mi dice che vuole che parliamo con Leonardo da Vinci. Chiamalo. Mhm. Siamo lì in quella vita. Come lo vedi lui? Lo vedo con una camicia bianca e un tipo un gilet di pelle beige, dei pantaloni verdi chiaro, verde oliva tipo, capelli, un po' di barba, capelli biondi. È nel suo lavoro dove Mhm. dipinge, dove dipingeva siamo. Ok, lei era la Monna Lisa. Mhm, Clara. mhm. Va bene, io ho la sensazione da esperienza che questi personaggi famosi come la Monna Lisa, quando ci si identifica o si vedono proprio delle vite, siano delle esperienze comunque condivise Mm. da gruppi di PS che fanno in qualche modo contemporaneamente esperienza. Cioè, intendi dire che se la PS vuole fare l'esperienza, prova a vivere la vita della Monna Lisa, questo intendi? No, che essendo Mm. pochi gli incarnati in epoche passate, le Ah, esperienze ok. erano in qualche modo condivise, non so in che modo, non è ovviamente una teoria esclusivamente mia, ma questo spiega anche per quale motivo tutti pensano di essere stati il Re Sole, Napoleone, Mm, perché c'è una parte di un po' picchiatelli, ok. c'è una parte di persone consapevoli che effettivamente dicono delle cose coerenti Mhm. con il Re Sole e non hanno mai letto un rigo della Ok, storia, non ok. so, della monarchia Mhm. francese. Ma potrebbe essere delle linee temporali parallele, mi vedo adesso. Mhm. Quindi le PS che saltano da una linea all'altra e- ma quello che mi viene da dire è che è come se questa vita dei personaggi famosi fosse divisa in tante piccole parti, no? E una PS può vivere una parte di quella vita lì, un istante anche. È come se però la, la PS vive eh, la vita di questa persona, nel caso della Mona Lisa, vive quella parte lì, ma fa l'esperienza del carattere di quella persona, come se il carattere rimane lo stesso e cambia la PS, la volontà, diciamo. Boh, mi viene una cosa così. Ok, causa esoterica del fatto che la PS ci fa vedere questa cosa.
Allora, vuole che se mi fa vedere Leonardo da Vinci che apre tipo un piccolo armadietto che ha in terra e fa vedere una chiave che apre tipo la sua cassaforte. Non so perché mi fa vedere tipo una specie di scritto che c'è dentro questa cassaforte che è un accordo tra loro due, come se si fossero una sorta di legame d'amore scritto tra loro due. Ma sto cercando di vedere se c'è l'utilità, ma adesso l'ho visto. Allora, la persona che Clara ha detto prima ha la stessa PS che c'era in Leonardo da Vinci in quell'episodio lì. Quindi quella scritta di accordo d'amore che hanno fatto era ritrovarsi, come se si dovessero ritrovare in ogni vita da lì in poi per un certo periodo. Mi hai fatto vedere questa cosa qua. Va bene. Vibrazione. 16 miliardi. Consapevolezza. 138. PSP. 32, 68. Vite precedenti. 2385. Cervello. 9.1. Ci sono interferenze eteriche? Sì. Allora c'è un insettoide. È tipo uno scarafaggio che sta in piedi con la testa un po' umanoide, ecco la forma. E poi c'è un falconiforme. C'è un... C'è questa... mi appare come un re. Un re turco, mi dice, del 1727. È come se fosse... allora, diciamo, questo è l'ologramma che mi fa vedere l'interferenza. Sto cercando di dare di vedere il DNA. È un felinoide. E poi c'è una mantide. EDL? Ce ne sono 4. Ok, vediamo le entità mentali. Allora, entità mentale di livello 4 e una di livello 3. Vediamo la 4. Allora,
Allora, la 4 le crea, le modifica completamente il modo con cui lei si approccia con le persone, quindi vedo che allora devia il suo pensiero su negativo e lo switcha, cioè quindi lei cerca di fare un discorso con un certo pensiero positivo in una certa direzione, questo pensiero diventa negativo e va completamente da un'altra parte. Mhm. E E quindi mhm. fa fatica diciamo, ad avere una comunicazione efficace. La 3? Allora, la 3 la rende, potrei dire, abitudinaria, fa sì che lei rimanga nella comfort zone. Mm, Le fa sempre vedere che se lei rimane dov'è è meglio che se cambia. Ehm, è come se eh, mm, mm, in eterico è come se lei fosse su una come se fosse in mezzo al mare su un canotto rotondo, ok? E diciamo il modo per cercare di fare qualcosa di diverso, invece che, diciamo, come se lei sta sul canotto, vive tutta la vita in mezzo all'acqua, sul canotto e a fare niente. Se lei invece si porta verso l'isola, fa qualcosa di diverso, può cambiare la sua vita, ma c'è l'ignoto, ok? Quindi questa entità mentale di livello 3 fa sì che lei pensi che stare sul canotto è l'ideale. Quindi nella routine, nell'abitudine e nella comfort zone c'è proprio differenza. Impianti. Mm. C'è questo impianto, l'ho già visto prima, che è quello che le ha dato problemi ai denti e che le dà problemi alla vista. È come se fosse un cerchio Mhm. con delle barre, vedo proprio che scendono e arrivano fino qua, più o meno. E, e poi negli anni, vedevo prima mentre lo diceva, è come se si fosse creato un collegamento nella colonna vertebrale, quindi è come se avesse un filo che passa nella colonna vertebrale e arriva fino al sacro, con l'impianto mentale. 13? Allora, vedo uno sulla tiroide, uno dove c'è il plesso solare Mhm. e uno più o meno mm, s- sopra il pube, in mezzo. Questi tre qua. Mhm. Quella al plesso a cosa serve? Allora, legato al respiro, come se cercassero di modificare il suo respiro. Adesso ho visto quando gli è stato messo. Gli è stato messo ehm, quella notte che gli hanno fatto quell'intervento. Lei si è Mhm. sentita proprio il respiro bloccato ed attraverso questo loro cercano di controllare il suo respiro. Quindi quando lei respira troppo bene, è come se gli fermassero questa parte. Ok, lei respira un po' meno, diciamo, correttamente e si abbassano le vibrazioni
prendono l'energia, non solo vedo che aumentano le sue emozioni negative. Come se attraverso quell'impianto, attraverso il respiro, riuscissero ad alimentare le sue emozioni negative abbassando le vibrazioni. Altro? Altri impianti no. Ok, è soggetta ad abduction? Sì, Quante? qualcuna ce n'è. 2 al mese più o meno. Poi a volte sono 3, a volte non ne fanno, però una media di 2 al mese. Ok. Come si chiama il progetto di Clara? Gabbia circolare. Ehm, Perché? Perché è come se la mettessero in una specie di cerchio di metallo, ok? E ehm, variano le sue vibrazioni, cercano di variare le sue vibrazioni facendo ruotare questo cerchio. E E in base alle vibrazioni che cambiano, loro prendono l'energia e continua a girare fino a quando cercano di arrivare a una vibrazione che può essere utile a loro per prendere la sua energia. Va bene, causa esoterica del fatto che lei si sente adottata. Ma più che causa esoterica vedo proprio un meccanismo tra le varie interferenze dei componenti della famiglia. Cioè ognuno metteva in campo la sua interferenza, quindi reagiva agli atteggiamenti degli altri nel suo modo, e questo ha creato proprio un meccanismo tra di loro che ha fatto sì che lei credesse di essere adottata. Causa esoterica della nascita prematura. Allora, hanno cercato di metterle un impianto. Allora, di mettere un impianto, hanno cercato di fare questo esperimento di mettere un impianto nel cordone ombelicale. Volevano cercare di prelevare le cellule del cordone ombelicale e provare a vedere se riuscivano ce lo fanno ogni tanto e cercano di fare questa cosa, se riescono a creare un ibrido che possa contenere l'APS. Ma con lei non sono riusciti, e facendo questa cosa qua lei è nata, la sua PS ha fatto sì che lei nascesse prima. In quell'istante lì, invece che fargli fare questa cosa, ha fatto sì che Clara nascesse. Sensazione dell'infanzia di cadere. Lì è la sua PS, come vedo spesso, che si accorge, ehm, alla fine di un abduction, del ritorno praticamente nel corpo dall'abduction. Va bene. I problemi fisici. Vediamo le Mhm. cause esoteriche del mal di denti. Quell'impianto là. Schiena. La schiena ho visto prima mentre lo diceva, è proprio questo svilupparsi lentamente di questo filo che deriva dall'impianto mentale che ha. Ok. Fibromi ed isterectomia. Quell'impianto che ha sul pube. È la Schiena PS che reagiva a questo impianto, quindi vista. creava. È l'impianto mentale, ha questo cerchio proprio a quel livello lì. Vene varicose.
Allora, invece questo è dato dal contrasto che c'è tra il fatto che la sua, che rimanere bloccata, quindi questa entità mentale di livello 3 che fa sì che lei rimanga, diciamo, nella sua comfort zone, ok? E la PS che invece la spingerebbe a muoversi. Ok, quindi è come se cercasse di rendere Clara consapevole che è meglio se si muove. Ok, quindi la PS che spinge e lei che frena. Questo contrasto di movimento le dà problemi a livello circolatorio delle gambe. Pallone destro. No, lì è un compenso indiretto di questi fastidi che ha il corpo, soprattutto la spina dorsale che ha avuto ai denti. È proprio un compenso fisico. A luce sinistro. Uguale anche quello, Caviglia destra. sempre dal tallone, vedo. Mm-mm. Gola. A gola ho visto l'impianto alla tiroide, c'è un impianto nella tiroide. Va bene. Clara ha un passato di chiesa e 2 pellegrinaggi a Meggiugori. Oggi dei preti non gliene frega più niente, giustamente. Causa esoterica e residui. Allora, prima c'era questa, questa interferenza, vedo che deriva dal secondo universo legata a all'Elohim, a un Elohim, che c'era prima. Allora, adesso non c'è più. È come se le entità sentissero che con l'idea di qualcuno di eh, aspetta, cerco di spiegarmi. Il fatto che prima si sia fatto vedere un re turco, no? È come se pensassero che se si vede un personaggio che può essere vissuto veramente, no? Così lei possa essere interferita di nuovo da quell'energia lì. Non so se sono riuscita a spiegare cosa Ma cosa intendo. c'entra con Meggiugori? No, non c'entra niente con Medjugorje, c'entra il fatto che le stesse vibrazioni di interferenza. Allora, le persone si agganciano a un'idea, no? Quando sono religiose, ok? Quindi sono devote e eh, praticanti, si agganciano a questa energia della Chiesa, no? In questo caso della Madonna di Medjugorje, così. Lei si è sganciata, ma è come se le interferenze sentissero che lei si potrebbe riagganciare a un'idea di qualcuno. Mhm. E quindi è come se la tendenza fosse a far vedere delle figure che potevano essere reali per essere più credibili. Mhm. Mm, Non so, cioè, cosa c'entra in particolare il re turco, ma Quando è andata a Meggiugori, la prima e la seconda volta, che è successo? allora, la prima volta vedo che mentre lei era lì in preghiera, le è stato aperto proprio un canale diretto da cui veniva presa la sua energia tutto il tempo. La seconda? Allora, la seconda volta invece no, la seconda volta non ha preso energia, ma è iniziata un'interferenza di un EDL. eh, eh, È come se lei, non lo so, da quel momento lì fino a quando ha smesso di credere, è come se lei trasmettesse agli altri qualcosa che pensava di aver imparato lì. Mm. Mm.
Quindi questo EDL, ecco, gli faceva dire questa cosa a tutti. Ok, esperienza della pranoterapia. Un po' di... le hanno solo un po' prelevato di energia tutte le volte. Reiki. Un po' anche lì. Prelevato energia. Ok. Mhm. Caso più unico che raro, Clara è fan, tifosa di calcio. Posso dire la squadra? Molto lontana dalla regione Piemonte e si fa 5 ore di pullman andare, 5 ore di pullman tornare per vedere la Juve. Non sa dire nemmeno lei perché, dopo varie sessioni, tra cui alcune nostre, tra cui le nostre, cioè dopo le nostre sessioni, ok, Mhm. ha capito alcune cose, vede ancora le partite ma senza il volume. Magra consolazione, ti dico, Clara, perché voglio dire, se tu utilizzassi quelle 10 ore più 2 di partita per andare a vedere opere d'arte o la bellezza della natura, secondo me ci guadagneresti. No. Poi si può anche vedere il calcio, magari in televisione, 10 ore di viaggio. Io le farei per vedere una meraviglia del mondo. Mm, mm, Ma non perché io ho ragione e tu hai torto, ma perché non ha senso. Cioè, Clara, lo capisci anche tu che c'è dietro mm. roba. Ho capito, ma non è che devi solo accettarlo, devi reagire. Cioè, nella sessione faremo un lavoro, dopodiché c'è una reazione da parte tua. Eh, Vai, dimmi. Chi vedi dietro Allora, la Juve? dietro la Juve vedo, vedo un rettile, un grosso rettile che ciuccia proprio a gogo. Vedo proprio che quando ci sono gli stati pieni Mm. si crea un, si crea proprio questo enorme flusso di energia che va verso questo rettile che la prende tutta. E questa l'interferenza principale. Eh, Vedo soprattutto negli ultra che ci sono interferenze anche dal secondo universo, legate più alla rabbia, all'aggressione, no? Mhm. Però sono molto, cioè non sono quelle collettive, sono di quei personaggi lì, che un po' diciamo, cioè, cioè vedo proprio no, la forma dello stadio e dove ci sono gli ultra vedo che c'è questa parte di flusso di energia dalle persone a questi demoni del secondo universo che è più nera ed è proprio solo da lì. Invece tutto il flusso di energia verso questi rettili è di tutti gli altri, quindi prendono proprio tanto. Ma questo vale per tutte le squadre di calcio? Ultra uguale demoni secondo universo? Sì, ultra sì. E un normale tifoso? Cioè, scusami Clara, tu sei ultra, no? O sì? Sì. Tu non No. l'hai vista, Elena, mi ha fatto una faccia. Bellissima. Posso mettere la tua faccia come copertina? Ma come sei un ultra? Cioè vai lì col bang, con quel coso che suona? Però vai lì tutta dipinta con la faccia dipinta, il cappello a tre punte. Canto. Dai che mi hai fatto ridere, grazie. Meno Grazie male. Clara. Io torno serio e triste. Quindi demoni.
Vabbè, che massa, Mm. c'è molto da dire. No. Se vi piace il calcio, giocatelo. Infatti. Andare a vederlo, boh. Ci sono tantissime squadre amatoriali di donne e di Sì, uomini. sì, sì. Ficcateci dentro e tiratevi tutti i vostri bei calci al pallone, così fate un bello sport. Mm. Ok, 2 anni che non ci va, beh, già qualcosa buono. Confusione Infatti. mentale, causa esoterica. Sì, l'entità mentale di livello 4, è proprio le inverte i pensieri e li fa diventare da positivi a negativi, quindi le incasina, diciamo, il modo con cui comunica, proprio confusione. Blocco creativo. Sì, è più dato dall'entità mentale di livello 3, se lei diventa creativa e diventa dinamica, si muove e spazia, ok, a 360 gradi, mentre l'entità mentale di livello 3 la fa stare statica sempre nelle sue cose, nella sua routine, nelle sue abitudini. E questo fa sì che stia ferma lì e non evolva, ecco. Non lascia andare. Infatti, sì, sì, sempre entità mentale di livello 3. Deve avere tutto così, lì. Paura. Entità mentale di livello 3 e il felinoide. Paura di restare senza cibo. Mm. Sì, è come se queste entità le facessero vedere che allora ti descrivo quello che vedo. Mm, cioè, la cosa essenziale è che intorno a lei ci sia sempre qualcosa da mangiare, perché se non c'è qualcosa da mangiare, lei rischia di morire. Diciamo, cioè quasi, mm, non so come spiegarlo, perché cioè, noi dobbiamo mangiare e bere, certo, però Mhm. ehm, non ha mai il frigo vuoto lei, e la dispensa non è mai vuota, perché se è come se non potesse, ci fosse il rischio che non potesse andare al supermercato. Ecco, quindi ci deve Ah, essere sempre perché? qualcosa. No, no, è questa paura che ha, come se non c'è, cioè, se non c'è cibo in casa e lei e potrebbe esserci qualsiasi tipo di ostacolo per andare a prendere il cibo, lei è in pericolo di vita. Ecco. Ok, Cioè, claustrofobia, quindi paura degli spazi chiusi. allora, c'è questo falconiforme che si è agganciato a lei quando io vedo intorno ai 2 anni e mezzo, 3. È stato un episodio di buio dove lei è rimasta chiusa al buio in un posto o le hanno spento la luce e hanno chiuso la porta, una cosa così. Mhm. E, e dove si è agganciato questo falconiforme e da lì lei ha conservato la paura della la claustrofobia di spazi chiusi. No, Lei non se so lo di più. ricorda? Sì, dice di sì, dice di sì. Oh, Vabbè, ottimo, non lo sapevamo. no. Ok. Ah, l'asilo. Ah, ecco, sì, sì, vedo che stava tipo giocando altri bambini. Causa esoterica, se c'è, dell'acerrimo odio che i suoceri hanno sempre avuto nei suoi confronti, umiliandola e quant'altro. Lì allora c'è uno scambio di ruoli nella famiglia di suo marito e lei ha portato via, sposandosi, ha portato via loro
il figlio che era quello che faceva da pacere, che faceva quello che l'equilibratore della casa, e quindi sposandosi ha rimesso in discussione tutti i ruoli che c'erano. È come se lei fosse come se lui fosse più grande dei suoi genitori, ecco. Cioè in eterico vedo che lui è come se era il padre di sua mamma e di suo papà, che agivano come fratelli che si scontravano, ecco. Quindi andando via lui si sono ritrovati a doversi affrontare. Questo ho visto. Ok. Causa esoterica del fatto che in casa, mentre passa l'aspirapolvere, in totale sicurezza, attenta a quello che fa e bla bla bla, inspiegabilmente sente da un lato come una presenza e cade per terra, in avanti, come un sacco di patate e senza nessuna vera spiegazione. Allora è stato fatto un abduction. Mhm. Mm. Non vedo, cioè, non vedo niente di particolare rispetto alle abduction che le fanno di solito. Mm. Basta? Solo un abduction? Sì, stavo cercando di vedere, ma vedo solo che c'è un particolare tipo di equilibrio, di vibrazioni a un certo livello che è come se avessero preso quel momento random, ecco, e quindi l'hanno fatta Ok, cadere, fare l'episodio. e infine, ultima cosa, causa esoterica dell'arrivo dei ladri in casa. Allora, è come... allora, la causa esoterica, nel suo caso io vedo che queste entità mentali che ha le abbassano tanto, cioè abbassano le vibrazioni, e con questo pensiero fisso, scusa, no, col pensiero fisso, col pensiero che da positivo diventa negativo e la manda in confusione, ok? Abbassa tanto le vibrazioni, e vedo che è come se creasse un richiamo ad alcune situazioni negative, e c'è come è come se un certo aspetta, faccio spiegare. Allora, Dimmi, vedo dimmi. tanti strati di vibrazioni negative, no? Che se sono messi in un certo modo, è come se l'informazione che viaggia nell'etere è qua è il posto giusto per fare una rapina, per entrare e portare via tutto. Mm. Ok, è come se fosse una particolare impostazione di vibrazioni negative che, cioè se io vado a vedere tutti i furti in casa fatti in quella maniera lì, Mm. se vado a vedere le vibrazioni negative sono tutte uguali, cioè la vibrazione è sempre la stessa, ecco, quindi è come se fosse un richiamo per quella situazione lì. Ha un valore, ha un numero? Meno 39. Ok. Prendiamo la vibrazione di tutti i furti in casa e la Mhm. trasportiamo da meno 39 a 10 miliardi. È possibile? Mhm. Sì, è possibile su quelli da adesso, perché poi ehm, cioè in questo istante noi lo possiamo fare, alziamo tutti quelli in questo istante, però non possiamo farlo sempre perché è il libero arbitrio della persona che si fa Ok. fare il furto in casa, ecco. Mm, mm. Va bene. Come vedi, Clara,
Allora, la vedo che è scesa dal canotto che vedevo prima, è andata su questa isola grandissima e lì ha trovato, con suo stupore, la sua casa ideale. Quindi vedo questa casa dove dentro c'è tutto ciò che vuole nella sua vita, tutte le esperienze, tutte le persone. Mm. Facciamo degli esempi. Mm, vedo il suo lavoro ideale. Vedo la persona ideale con cui vorrebbe fare coppia. Vedo le amicizie ideali. eh, Vedo i viaggi ideali, vedo. È come se fossero tante stanze su tanti piani e in ogni stanza c'è un aspetto della sua vita ideale che Cos'è questo vorrebbe, no? posto? A casa sua, come se fossero tante stanze, la sua casa ideale, dove c'è dentro tutto ciò che lei vuole. Il lavoro? Allora, lavoro la vedo tipo come se. Mm. Allora, vedo in un negozio che quelli nella visione che ho è suo. La vedo dietro al bancone che ha un bel rapporto con i clienti che conosce molto bene e a cui dà tipo un'erboristeria, però non di prodotti già fatti. È come se lei prendesse le erbe sfuse e le creasse dei mix o li desse alle persone secondo la sua creatività, ecco, secondo quello che lei sente che è giusto per le persone. Ecco, l'immagine che mi fa vedere è questa, però. Mm-mm. Va bene. Cosa vuole fare Clara? Vuole andare al cluster? Andiamoci. Mentre lei si reca al cluster Sì. e inizia ad analizzare un po' di cose, noi torniamo un attimo sul discorso calcio e trasformiamo ogni pallone da calcio di tutto il mondo in un ad eternum, Mm. talmente potente che invade tutto lo stadio mentre i giocatori giocano. Alte frequenze e vediamo se i demonini stanno ancora lì a scassare nella curva. Mm-mm. Si diffondono le vibrazioni altissime in tutto lo stadio. E queste vibrazioni, allora, i demoni sulla curva non possono più, vedo che non riescono più a prendere nulla, no? È come se si Sì. facesse un guscio intorno allo stadio e ci sono queste vibrazioni altissime che vanno in alto e contrastano eh, l- mm, il risucchio dell'energia delle persone dello stadio, quindi spingono via le interferenze. E più c'è fervore e più aumentano le vibrazioni positive, alte. Ok, qualunque palla da calcio, Mhm, pallone da calcio, in uno stadio regolare, in una favela brasiliana, fatto di mhm, stracci, fatto di carta, qualunque pallone che viene tirato a calci, preso a calci, nel presente, nel passato e nel futuro, è un ad eternum. E sti cazzi. Quindi Pelé tirava calci a un ad eternum, Maradona tirava mhm, calci a un ad eternum, Messi tirava e tira calci a un ad eternum, mhm, eccetera. Il calcetto sotto casa tira calci a un ad eternum. Viva lo sport, abbasso mm, il fanatismo. mhm.
cosa vedi? Allora, ok, che mentre giocano tutto il mondo, che è così, sia passato, presente e futuro, sarebbe da, da diffondere, sarebbero da diffondere queste altre vibrazioni anche tutto quello che c'è dietro a livello proprio ad alti livelli. C'è dietro tutto un processo sporco, diciamo. Il calciatore più pagato del mondo, che non dico, Magna? Eh, sì, quelli e anche l'organizzazione che c'è dietro, tutta a livello a livelli mondiali. Il suo sponsor delle mutande, Magna, no? Gli sponsor, quello sponsor lì, delle mutande da fighetto. Sì, 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 la direzione sì, fino anche a un certo livello. A parte proprio le persone che lavorano proprio le più basse, gli altri a un certo livello in su tutti, feriti, tutto, tutto più. Questa sessione si intitolerà Juve, ma il discorso Ultras, secondo Universo Demoni, vale per tutte le squadre Sì, di calcio, mm, italiane sì, e non, mhm, tutte. sì, Cioè, il mm, fanatismo ai massimi livelli è uguale a Secondo sì, Universo. sì. Va bene, bye Mm, bye, mm, mm, mm. baby, bye bye. Allora, torniamo a Clara, andiamo al cluster. Mhm. Ogni vita è una candela colorata, accesa. Apre il portale definitivo. Beh, è un compleanno, può soffiare. Mhm, È il compleanno di Clara, si festeggia la sua nuova vita. mhm, Quindi, quale migliore occasione per fare un bel soffio finale e poi tutto quello che rimane lo butta nel portale definitivo. mhm. Ok, tutto buttato. Bene, ad eternum qua, su alle a forma di pallone. Così invertiamo la cosa. Mm, 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 mm. Sì. Ed andiamo all'avatar, quando l'ha fatto. Mhm. Apre il portale definitivo. Mhm. Via tutto. Sì. Anche qua un pallone ad eternum. Mhm. Cosa fa? Sì, ha buttato via tutto. All'eterno, sì, pallone. Si diffonde ovunque. Vibrazioni alte si diffondono ovunque. Con questa nuova condizione, le entità eteriche, tra cui soprattutto il capo che era il leone, entità mentali 3 e 4, impianti, progetto gabbia circolare, abduction, ok, se c'erano cloni, ma non li analizziamo neanche più, non serve. Esiste ancora qualcosa? No, Ok, no, nuova sì. vibrazione. 103 miliardi.
Nuova consapevolezza in percentuale. 184. PSP? 69, 31. Vite precedenti? 1893. Cervello? 9.6. Come vedi Clara? Allora, la vedo molto colorata, con le vibrazioni molto alte e colorate, e che diffonde queste vibrazioni colorate a cerchio intorno a lei, e questo dice è per predisporre la mia nuova vita. Metto le basi già con le vibrazioni che si alzano per la mia nuova vita. Ok. Prima di chiedere il messaggio finale della PS della P di Clara, chiamiamo la nonna materna, tutti i parenti disincarnati di tutte le generazioni di Clara e tutti i caduti di tutte le guerre della zona in cui abita Clara. Portale aureo aperto Mhm. e vediamo chi si presenta. Allora, dei morti nelle guerre 321. Solo? Sì, sì, se n'erano già. Andati in Allora, quell'altra sessione? sì, la maggior parte sono andati con l'altra sessione, e poi qua ce ne sono altri che ancora è come se non fosse il momento, non so. Ok. È arrivato uno spirito rosso. Si sistema, mi piace come si sistema. I parenti di Clara? 71. Nonna materna. Sì, la vedo molto estrosa, nel senso che ha gli orecchini, ha i capelli tirati su con tipo una molletta con degli strass, ha una collana, ha dei braccialetti, ha gli anelli, 3-4 anelli, ha degli Vuole, occhiali. vuole lasciare un messaggio? Mm. Il messaggio che vuole lasciare è ehm, allora, la vedo molto indaffarata e divertita, no? E quindi dice a Clara che la vuole salutare in fretta, darle un abbraccio perché lei ha da fare, si sta divertendo. Ok. Dico a Clara che l'aspetto con cui si presentano i disincarnati può essere a volte molto corrispondente, a volte per niente. Possono esserci mille motivazioni. Si è presentata con gli occhiali, le mollette, perché per lei ha un simbolo, magari era come voleva essere. Potrebbe essere una vita parallela che interferisce, quindi non è così importante. Noi quando chiamiamo un disincarnato 100 su 100 che è lui, ecco. Mm, 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 Poi mm. magari non ha mai avuto gli occhiali in vita sua, qua si presenta con gli occhiali, ci può essere una ragione, possiamo anche chiederglielo. Perché si presenta con questo aspetto? Mm. È, si è agganciata alla vita di altri disincarnati, come se nel momento in cui è morta, ha visto una situazione di altri disincarnati e ha iniziato a fare quella parte, cioè è entrata in Una quella cricca? parte. Sì, Vabbè. La cricca dei disincarnati? sì, è come se fossero sempre in una sala da ballo, cioè tutto il tempo. Quindi tipo è la crew, no? Che si fanno un look corrispondente, cioè riconoscibile. Mhm. Vabbè,
Il messaggio l'ha lasciato, vuole andare? Sì, 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 sì. Ok. La salutiamo, vanno tutti nel portale Aureo, lo chiudiamo, messaggio finale Mhm. di Clara. Allora, quello che mi fa vedere è Clara che si chiude alle spalle la porta di dove vive adesso e esce nel mondo. Eh, la PS le dice di sentirsi molto dentro quello che la fa stare bene, no? Quindi le intuizioni che le arrivano per le cose che la fanno stare bene sono da seguire. E mm, mi fa vedere appunto ancora questa cosa qua è come se lei se entra in contatto con le erbe, quindi magari anche nell'orto, le erbe aromatiche o le erbe mm, da guarigione, così, per lei è molto semplice alzare le vibrazioni al contatto con le erbe. Ecco, questa cosa qua. Ok, come la vedi in generale? Sì, la vedo ancora colorata con tutta questa energia intorno di tanti colori. Frequenza Mm, mm, finale? mm. 129 miliardi. Ok, adesso me lo chiedi Clara, brava. Dov'è la fiamma? Due parole, perché Io penso che sia, l'ho già visto prima, io penso che sia quella persona che lei ha riconosciuto. Non è tanto lontano da lì, un po' più a sud. pensi o sei sicura? No, Guarda le sì, sì, PS. è Come le quello, vedi? quello. Si incastrano tipo pettini? Sì, sì, sì. Vabbè, dalla reazione di Clara è comunque così, perché già lei Quello. va bene.